Buongiorno a tutti, sono Ernst Knam e siamo nella mia scuola a Milano e vi faccio vedere 3 belle ricette del tiramisù. Il tiramisù è il dolce più cliccato del mondo, il dolce più conosciuto al mondo, e vi faccio vedere la versione classica al tè verde matcha e una base al nocciola e cianduia. Cominciamo con il tiramisù tradizionale, ma invece di un savoiardo classico utilizzo un pan di spagna al cacao senza farina. Per la versione classica facciamo una base, una marquise, che è un pan di Spagna a base di cacao senza farina, per cui non c'è glutine, per cui persone con intolleranze possono mangiarlo tranquillamente. Si monta zucchero a velo con tuorli, altro zucchero a velo con le albumi e alla fine mettiamo dentro molto delicatamente cacao e fecola setacciato. Iniziamo a montare gli albumi con lo zucchero a velo. La cosa importante è quando montiamo gli albumi, li portiamo prima su e poi man mano mettiamo il zucchero a velo. Non mettetelo mai dall'inizio, se no l'albume diventa troppo pesante e fa molto più fatica a montare. Nell'altra bacinella montiamo i tuorli insieme con zucchero a velo. Accendiamo la macchina e montiamo a mano i tuorli con lo zucchero. L'albume, come vedete, è cremoso, non deve essere montato troppo. Adesso mettiamo una parte dell'albume nei nostri tuorli montati e mischiamo velocemente. E mettiamo questa miscela i restanti albumi montati. Setacciamo dentro la fecola e il cacao. La cosa molto importante adesso, molto delicatamente dobbiamo miscelare questo composto con i polveri, delicatamente per non smontare gli albumi. E quando tutti i polveri sono assorbiti, la nostra massa è pronta e abbiamo un risultato bello cremoso, vellutato. Placca da forno con carta da forno, il forno già acceso a 220 gradi, e stendiamo il nostro pan di Spagna, altezza 4-5 mm, con una spatola a gomito. La cosa importante, lavoriamo meno possibile, perché più lavoriamo, più lo smontiamo. In forno a 220 gradi per 8 minuti circa. La nostra marchise è cotta, si vede quando io tocco con un dito e ritorno su. Mettiamo zucchero semolato, come l'ho detto prima. Essendo igroscopico assorbe tutta l'umidità, il nostro pan di Spagna rimane morbido. E lo facciamo raffreddare. Adesso facciamo la base, ovvero la crema del tiramisù, che viene fatto con ovviamente mascarpone, panna semimontata, albume montato con lo zucchero a neve, tuorli montato con zucchero cremoso e un foglio di gelatina, perché il nostro tiramisù lo facciamo in modo di torta, non in una bacinella o non in una pirofila. Questa crema di tiramisù è la crema per tutti i 3 tiramisù che stiamo facendo. Tutti e 3 hanno un pan di Spagna diverso uno dall'altro e anche la bagna diversa dall'altro. Invece la crema è la medesima. Per iniziare la nostra crema mettiamo l'albume nella nostra macchina. I tuorli montiamo a mano, lo zucchero. E come sempre montiamo prima gli albumi, quando vengono su aggiungiamo lo zucchero. L'albume è montato cremoso, come sempre. Adesso sciogliamo la gelatina che abbiamo messo in acqua fredda nel microonde. Adesso mettiamo il mascarpone nei nostri tuorli montati e mischiamo questi 2 prodotti.
Praticamente facciamo sciogliere il mascarpone nei nostri tuorli, non ci devono essere grumi. Poi aggiungiamo la gelatina, la panna semi-montata, e infine gli albumi montati a neve. E abbiamo una crema mascarpone molto soffice. Per montare il nostro tiramisù tradizionale o classico abbiamo un sottotorta e un anello. All'interno mettiamo un foglio di acetato, così dopo l'anello lo togliamo più facilmente. Inseriamo un disco della nostra marchise che abbiamo cotto prima e lo bagniamo leggermente con questa bagna al caffè, che non è nient'altro che acqua, zucchero e caffè. L'importante è che il primo strato di pan di Spagna lo bagniamo leggermente, non troppo, altrimenti il pan di Spagna rimane attaccato al sottotorta. Invece i pan di Spagna che sono in mezzo della crema li bagniamo molto di più. Diamo un strato di crema mascarpone. Secondo pan di Spagna. Questo disco viene bagnato molto di più. Altro strato di crema mascarpone e l'ultimo disco di pan di Spagna e di nuovo la bagna al caffè. E finiamo con l'ultimo strato di mousse o crema mascarpone. Adesso mettiamo il nostro tiramisù nell'abbattitore per circa un'ora, oppure chi non ha un abbattitore basta anche in frigo per 3 ore. Ecco il mio tiramisù classico, un'ora abbattitore, togliamo lo stampo. Togliamo l'acetato. E spolveriamo di cacao. E l'ultimo tocco, la cappa. E adesso andiamo in Piemonte, facciamo un tiramisù a base di cioccolato cianduia e nocciole tostate. Per il tiramisù di nocciole e cioccolato cianduia facciamo una base che noi la chiamiamo miserabile alle nocciole. Praticamente è una meringa morbida fatta di albume montata con zucchero semolato e poi mischiamo dentro nocciole in polvere, altro zucchero semolato e farina 00. Per iniziare montiamo gli albumi con la nostra macchina. E come sempre montiamo prima gli albumi e poi mettiamo lo zucchero. L'albume ben montato, nocciole in polvere, zucchero semolato e farina 00. Per ottenere le nocciole in polvere basta frullarle con un frullatore, ma fate attenzione, non troppo, se no fuori esce l'olio e diventa una pappa. E mischiamo delicatamente i polveri con l'albume montato. Quando i polveri sono assorbiti abbiamo una massa molto bella. La versiamo su una placca con placca da forno e lo stendiamo delicatamente uniforme. E lo mettiamo in forno per circa 12-15 minuti a 200 gradi. Ecco la nostra base di nocciola, leggermente dorato e morbido. Facciamolo raffreddare. Per il nostro tiramisù cianduia nocciole sto facendo una mousse di cioccolato cianduia. Praticamente sciolgo il cioccolato cianduia, poi ne faccio un'emulsione con tuorli e panna semimontata e un foglio di colla di pesce. Il cioccolato cianduia non deve superare i 50 gradi. Non deve superare i 50 gradi perché? Perché mettiamo dentro la panna semimontata. Se è troppo caldo la panna si scioglie. Se è troppo fredda il cioccolato
tira e abbiamo una stracciatella. Per cui la cosa importante, 45-50 gradi. Possiamo testarlo con la nostra mano, è ancora leggermente caldo, per cui lo raffreddiamo. Intanto sciogliamo la gelatina, l'abbiamo messa in acqua fredda, togliamo l'acqua. Versiamo dentro i nostri tuorli, la panna semimontata e la gelatina. E facciamo velocemente con la frusta questo mousse. Soffice, lucido, direi perfetto. Montaggio della nostra torta. Sottotorta, anello, l'acetato, primo strato della nostra miserabile alle nocciole. E ho fatto una bagna a base di acqua, zucchero, caffè e crema nocciola. Primo strato, mousse cioccolato gianduia. Secondo strato di pan di Spagna alle nocciole, la nostra miserabile. E adesso questo strato lo bagniamo molto molto bene perché si deve sentire il caffè e la nocciola. Secondo strato con la nostra crema al mascarpone. Ultimo strato del nostro pan di Spagna. Anche questo bagnato bene. E di nuovo uno strato di crema mascarpone. E anche questa torta mettiamo adesso un'ora in abbattitore oppure 3 ore in frigorifero. E ecco il nostro tiramisù, gianduia e nocciola. Togliamo lo stampo. L'acetato. Spolveriamo con un po' di cacao. E poi finiamo con le scaglie di cioccolato fondente 100%, praticamente una massa di cacao. E decoriamo con la nostra solita cappa. Voilà! La nostra terza ricetta del tiramisù andiamo in Giappone perché è fatta con tè verde matcha, una ricetta molto fresco. Per il nostro tiramisù al tè verde matcha utilizziamo un savoiardo a modo di pan di Spagna molto delicato, così il tè verde matcha viene fuori molto meglio. Per cui servono albume, zucchero semolato, tuorli, altro zucchero semolato, farina 00 e fecola. Iniziamo montando gli albumi e tuorli a mano. Come la solita cosa, montiamo gli albumi man mano, quando gli albumi sono venuti su, mettiamo lo zucchero. Il nostro albume è montato cremoso, mettiamo una parte nei tuorli e mischiamo velocemente. E poi mettiamo questa miscela nel nostro albume montato. Setacciamo dentro la farina e la fecola. E mischiamo tutto delicatamente per non smontare gli albumi. E abbiamo una massa perfetta. Lo versiamo sulla nostra placca con carta da forno e facciamo uno spessore di 4-5 mm. Anche qui molto importante, uniforme. Forno 200 gradi, circa 12 minuti. Ecco il nostro savoiardo, dorato, bello. Lo facciamo raffreddare. E per il nostro tiramisù al tè verde matcha, sempre sotto torta, anello, mettiamo dentro l'acetato e iniziamo con il nostro savoiardo biscotto, che invece del caffè bagniamo con una bagna al tè verde matcha. Acqua, zucchero, tè verde matcha in polvere e spremuta di limone.
per dare leggerezza e soprattutto freschezza. Crema mascarpone, un altro strato di savoiardo pan di Spagna, secondo strato crema mascarpone, ultimo strato di savoiardo pan di Spagna. Bagniamo bene con la nostra bagna al tè verde matcha e finiamo con la crema mascarpone. E anche questo tiramisù mettiamo un'ora in appattitore oppure 3 ore in frigorifero. È passato un'ora che l'abbiamo messo in appattitore, cosa facciamo? Togliamo il nostro stampo, togliamo l'acetato intorno. A me piace vedere le striature, per cui io non lo coprirei. E spolveriamo la superficie con tè verde matcha in polvere. L'ultimo tocco, la nostra firma. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, avete visto che è facilissimo, per cui adesso a casa, bicchiere di spumante e fate i tiramisù. Vi auguro una bellissima giornata e tanti baci cioccolatosi.